come il pane di Altamura racconta la storia e l'evoluzione della comunità altamurana nel corso dei secoli. Il nostro pane è la nostra storia. Il nostro pane ci lega alla nostra storia, nei contenuti, nelle forme, nelle volontà, nelle emozioni, negli odori, in tutto. Perché il pane di Altamura da sempre qui nel nostro territorio è stata la fonte di ricchezza, è stata la fonte di vita, è stato il centro a tavola di tutto quanto. In una tavola c'era il pane al centro e tutto intorno girava il mondo. Anche i forni erano dei forni di comunità, erano delle vere e proprie comunità nel passato, quando il pane si produceva in casa e si riportava nei forni antichi per solo la semplice cottura. Anche allora si faceva comunità, si faceva storia, si faceva tradizione, era un mondo particolarmente legato al pane. Il pane è stato mai un simbolo di resistenza culturale o di protesta sociale? In che momenti storici il pane di Altamura ha rappresentato una forma di opposizione o difesa delle tradizioni? Durante gli anni del secolo scorso, alla fine dello scorso secolo, abbiamo come categoria qui ad Altamura di fornai, abbiamo subito anche l'influenza di grossi marchi commerciali italiani che hanno voluto copiare il nostro pane e implementare anche delle catene di produzione importanti. Questo ci ha provocato danni sia economici che anche ecco, nella identità del prodotto, perché l'italiano comprava pane non fatto qui ad Altamura e si disabituava al gusto chiaramente del nostro tipico pane. La categoria in quegli anni si è compattata, la nostra categoria dei fornai ha in quel momento capito l'importanza di proteggere il nostro pane, questo prodotto, questa eccellenza e ha intrapreso un percorso per l'ottenimento della denominazione di origine protetta, che era uno strumento utile a dare la protezione e quindi a evitare tutti i fenomeni di copi del nostro pane. Per cui, per la sua natura, noi riusciamo a contrastare l'influsso e l'influenza di altri competitor che non siano produttori qui ad Altamura. Il pane di Altamura ha ottenuto il riconoscimento DOP. Quanto pesa oggi questa tutela europea e cosa significa davvero per chi lo produce e per la società pugliese? Il mondo ci riconosceva questa responsabilità, questa importanza, questa certificazione che dava appunto lustro al nostro prodotto e per noi produttori, tutto il mondo, tutta la filiera che girava intorno al pane di Altamura, questa consapevolezza che aveva il nostro popolo ci dava delle note di delusione. Perché? Da sempre il pane di Altamura ha rappresentato un simbolo per tutta la comunità di Altamura e non, ed è stata sempre presentata come la nostra referenza di eccellenza. Quindi non riconoscere questo marchio DOP, che era la consacrazione del nostro sacrificio, che era la consacrazione del nostro lavoro e della nostra fatica, rappresentava nei confronti del nostro popolo una delusione che poi chiaramente nel corso degli anni è stata superata, questa concezione vecchia è stata superata e anche oggi, e ancora oggi, grazie a Dio, la nostra comunità riconosce il simbolo del pane come importanza di Altamura nel mondo. In che modo l'innovazione tecnologica nella panificazione potrebbe influenzare, nel bene o nel male, la produzione del pane di Altamura, simbolo di una tradizione così radicata? Non si può stare fermi, bisogna comunque andare avanti e seguire il passo dei tempi. L'evoluzione tecnologica chiaramente trasforma un po' delle proprietà del nostro pane, mantenendo magari le proprietà organolettiche,
non possiamo non lasciare sul campo alcuni aspetti della nostra tradizione e quindi anche la parte sensoriale del nostro pane perderà qualcosa. Però è indubbio che dobbiamo metterci più o meno al passo dei tempi e trovare la giusta coniugazione con le tecnologie moderne e la tradizione. Il nostro lavoro sarà proprio quello di trovare il giusto compromesso. Secondo lei, come è cambiato il valore del pane di Altamura nel corso del tempo? Una bella parola, il valore. Il valore si sta un po' perdendo nel corso degli ultimi anni. Oggi trasmettere alle nuove generazioni il nostro know-how, le nostre passioni, le nostre tradizioni è diventato piuttosto difficile, ma non nella tecnica, ma soprattutto per la ricerca delle persone verso le quali dare queste informazioni. È diventato difficile spiegare loro che il nostro lavoro è permeato dal sudore, dalla fatica, dal sacrificio e oggi trovo difficoltà a far apprendere queste nozioni, per cui si rendono necessarie delle trasformazioni anche nella produzione, nelle procedure di panificazione, proprio perché si trova meno personale che sia predisposto a ricevere queste la nostra storia. Dobbiamo, per forza di cosa, meccanizzare un po' del nostro passato, delle nostre tradizioni. Ma questo fa perdere molto il suo valore. Ecco, ritorniamo al termine valore. Meccanizzare la nostra produzione significa perdere le nostre radici, perché la nostra tradizione è fatta di lavoro di mani. È un peccato non continuare questa tradizione. Il pane di Altamura è compreso e valorizzato abbastanza fuori dai confini pugliesi? Che tipo di lavoro comunicativo bisognerebbe fare per raccontarlo al meglio? La comunicazione oggi è il segreto, il cuore del commercio. E anche il nostro pane di Altamura DOP segue questa nuova direttrice. E per comunicare, per promuovere il pane di Altamura DOP esiste il nostro consorzio che spende delle risorse appropriate e che deve fare proprio nella sua funzione primaria la tutela e soprattutto la promozione del pane di Altamura DOP. Ma questo però non esclude tutto ciò che noi comunichiamo con le nostre singole aziende. Ognuna delle nostre aziende che panificano pane di Altamura DOP ha la propria agenzia di comunicazione, ha i suoi canali, ha le sue piattaforme, con le quali raggiungiamo il mondo e riusciamo a trasmettere verso il mondo la nostra proprietà importante che è il pane di Altamura. In un mondo che corre verso il veloce e comodo, il pane di Altamura rappresenta ancora oggi un tempo lento e dedicato. Quanto conta la lentezza nella qualità di ciò che mangiamo? Spesso faccio lezioni, masterclass sul pane e mi ritrovo spesso, anzi sempre, a dire che la qualità del pane, dei prodotti lievitati a grandi lievitati, la qualità di questi è direttamente proporzionale ai tempi di lievitazione. Più è lungo il processo di panificazione in questo caso, migliore sarà il suo gusto, migliore sarà la sua digeribilità, migliore sarà il prodotto finito. Per cui è fondamentale la lentezza delle lievitazioni e la sua naturalezza. Spesso dico sempre ai miei alunni o alle persone a cui cerco di trasmettere la nostra arte che bisogna avere sempre pazienza con i prodotti
con i lievitati. Siamo noi che siamo in funzione dei tempi del prodotto, mai il contrario, perché altrimenti non avremmo il risultato che vogliamo. Esiste una vera e propria competizione tra i panifici di Altamura nella produzione del pane DOP o la comunità dei panificatori tende a collaborare per preservare insieme la tradizione e il marchio? Ad Altamura abbiamo due reti che uniscono la nostra categoria. Una è quella ufficiale che è nel consorzio per la valorizzazione e la tutela del pane di Altamura DOP, che è l'istituzione che ci interfaccia con il Ministero e quindi con le autorità anche comunitarie preposte. E l'altra è un'associazione culturale invece nella quale fanno parte tutti i fornai del posto. È anche vero che fra di noi c'è sempre una sana competizione. Oggi io sono il più bravo a fare un determinato prodotto, domani se intervistate ognuno di noi dirà che sono io il numero uno. Ma credo che sia una cosa normale perché l'altamurano medio ha nel suo imprinting proprio l'individualismo, che viene visto non sotto un aspetto, non con l'accezione negativa, perché forse credo che il nostro individualismo ci ha resi importanti, ci ha reso anche molto noti in giro per il mondo. Cosa consiglierebbe a un giovane che vuole aprire oggi un panificio ad Altamura? Quali valori dovrebbe mettere al centro della sua impresa? L'unico consiglio che penso di poter dare dall'alto della mia età è quello di avere pazienza e di lavorare con coscienza. Queste sono le due cose. È inutile dire sudore, fatica, tempo, sacrifici, quelli sono alla base, quelli sono i prerequisiti per fare questo lavoro. Però quello invece che propongo loro e consiglio loro è di avere sempre pazienza. Se lavori con coscienza e lavori bene, il successo ti raggiunge. Ed è fondamentale questa frase, perché mai ricercare il successo, affannarsi verso di esso, non saremo mai bravi abbastanza. Potrebbe spiegarci quali sono le due principali forme tradizionali del pane di Altamura e quali caratteristiche le distinguono? Ho già parlato del disciplinare, in esso noi troveremo anche descritte le forme tipiche del nostro pane di Altamura, anch'esse ci rivengono da anni dalla nostra tradizione. La forma alta e la forma bassa. Il pane di Altamura DOP certificato può avere solo queste due forme, che chiaramente hanno all'interno delle caratteristiche diverse. Nella prima, che forse è la più antica, quella alta, questa che ecco, nella mia mano sinistra, avremo una mollica più compatta. Infatti la modellatura di questa forma è fatta un attimo prima dell'infornata. In quel momento noi compattiamo la mollica affinché essa possa avere una compattezza tale da poter custodire l'umidità, quindi rendere più longevo il prodotto. In quest'altra forma, quella appunto chiamata bassa, è una forma che ha una presenza maggiore di alveolatura piuttosto omogenea, perché l'ultima forma, l'ultima modellatura viene data almeno 20 minuti prima dell'infornata, il che gli permette di avere una ultima lievitazione e gli può dare una maggior leggerezza e maggior volume. Queste sono le due forme più tipiche che ci rappresentano. Qual è, secondo lei, il segreto che rende il pane di Altamura così riconoscibile al gusto, anche senza leggerne l'etichetta? Sicuramente nel suo retrogusto acidulo, perché noi nel pane di Altamura adoperiamo il lievito madre e esso viene portato quasi all'esasperazione con il suo pH. Lo portiamo a 3.3-3.5, il che significa molto acido, e questa acidità si risente nel gusto quando lo mangiamo. Chiaramente non è esasperato il gusto, ma sarà esasperata il pH quando andiamo a lavorare il lievito madre. In che modo il microclima, i grani locali e l'acqua della zona influenzano il sapore e la struttura del pane?
È un pane figlio della terra? Il pane di Altamura è un prodotto DOP e quindi è per forza identitario della sua terra. Questo vale perché per norme, ma queste norme affondano le radici proprio nella tradizione del pane di Altamura, nel suo clima, nel suo microclima, è identitario di tutto l'ambiente, le materie prime, le lavorazioni, i luoghi. È senz'altro fondamentale l'acqua e il microclima. In ogni ambiente esistono dei lieviti naturali, liberi. Essi rendono autoctono il nostro prodotto.